Benvenuti, nobili spettatori e fedeli seguaci di Gossip alla Turca, il vostro porto sicuro nel mare in tempesta delle cronache mondane, dove la verità non viene solo raccontata, ma onorata nella sua essenza più pura. Oggi il nostro viaggio ci conduce lontano dai tappeti rossi e dai riflettori accecanti, portandoci in un territorio dove le parole si fanno sussurro e il cuore detta il ritmo della narrazione. Stiamo per esplorare un capitolo doloroso e profondamente umano che ha colpito una delle stelle più amate del nostro firmamento cinematografico. Prima di immergerci in questo racconto di ombre e luci, vi chiediamo un piccolo ma fondamentale gesto di vicinanza. Se apprezzate il nostro modo di narrare la vita oltre lo schermo, iscrivetevi al canale, lasciate un like che possa riscaldare l'algoritmo e, soprattutto, considerate l'idea di cliccare sul tasto Unisciti. Diventare membri ufficiali di Gossip alla Turca non è solo un atto di supporto, ma un modo per permetterci di continuare a difendere e raccontare l'umanità delle persone che ammirate. La vostra partecipazione al pulsante Katil, Unisciti, è ciò che rende possibile la nostra esistenza. Il palcoscenico della vita, talvolta, strappa il copione dalle mani dei suoi protagonisti, imponendo un atto unico che nessuno avrebbe mai voluto recitare. Il mondo dello spettacolo turco si è risvegliato sotto una coltre di nubi plumbee, avvolto in quel silenzio pesante e carico di elettricità che precede l'inevitabile schianto della realtà sulla finzione. Ma Sine Merabet, attrice che ha fatto dell'intensità del suo sguardo e della grazia innata la sua firma distintiva, si è trovata improvvisamente proiettata in una dimensione dove non esistono pause pubblicitarie o ciak di riparazione. La perdita improvvisa e lacerante di un affetto fondamentale. In un battito di ciglia, i contratti milionari, i set blindati e le interviste programmate sono evaporati, lasciando spazio solo a un'assenza vorace e al bisogno ancestrale di rifugiarsi tra le braccia della propria famiglia. Nel momento esatto in cui la notizia ha raggiunto il suo cuore, Massine, pur scossa da un tremito invisibile, ha dimostrato una dignità che trascende la sua immagine pubblica. Ha fermato ogni ingranaggio della sua macchina professionale, cancellando progetti imminenti e piani futuri con una risolutezza che solo il dolore autentico sa conferire. Ha scelto di dare priorità a ciò che è eterno, le radici, i legami di sangue, quelle mani che si stringono quando la voce viene a mancare. Il rito funebre si è svolto lontano dal fragore mediatico, in un'atmosfera sospesa, quasi sacrale, che strideva violentemente con la vita frenetica a cui la star era abituata. Avvolta in un nero assoluto, un colore che sembrava assorbire ogni raggio di sole per riflettere solo la gravità del momento, ma Sine Merabet è apparsa più fragile di un cristallo sotto la pioggia, lottando contro lacrime che narravano una storia di malinconia profonda, un colpo allo stomaco per tutti coloro che la amano. Tuttavia, in quella coreografia di dolore composto, una figura ha catturato l'attenzione collettiva, non per il bagliore della sua fama, ma per la straordinaria densità della sua presenza umana. Cenk Torun non era lì come il divo che tutti conosciamo, né come un semplice collega che assolve a un dovere di cortesia. Egli si è eretto accanto a Massine come una roccia silenziosa, una sentinella tangibile in una giornata dove persino l'aria pareva pesare come piombo. Per tutta la durata della cerimonia, Cenk è rimasto un passo dietro e un passo accanto, offrendo una protezione discreta che non invade, che non pretende attenzione, che semplicemente è. Le telecamere, che per una volta hanno agito come testimoni rispettosi, hanno immortalato gesti che non necessitano di alcuna didascalia. Un sussurro appena accennato, una mano posata sulla spalla nel momento di massimo cedimento, quel contatto primordiale che in certi istanti vale più di ogni orazione funebre. Cari amici della grande famiglia di Gossip alla Turca, permetteteci di interrogarvi, vi è mai capitato di avere qualcuno che restasse lì, immobile e fedele, nell'oscurità più profonda dei vostri giorni, esattamente come Cenk ha fatto per Massine? Quanto conta, realmente, avere un'ancora quando sentite che il terreno vi sta mancando sotto i piedi? Condividete con noi le vostre esperienze nei commenti, le vostre storie sono la linfa vitale della nostra comunità. E se ritenete che raccontare questi momenti con tale delicatezza sia importante, non dimenticate di abbonarvi al canale cliccando su Unisciti. Il vostro contributo extra è la forza che ci spinge a non fermarci alla superficie. La protezione di Cenk Torun non si è esaurita tra i banchi della chiesa o tra i salmi sussurrati.
Al termine della funzione, è stato visto scortare Massine verso l'uscita del cimitero, facendole quasi da scudo contro il caos emotivo circostante, affinché non dovesse affrontare da sola la tempesta di ricordi e sguardi pietosi. Le voci di corridoio del settore riferiscono che, nelle settimane precedenti, l'attrice avesse sostenuto ritmi di lavoro estenuanti, con albe anticipate e notti troppo brevi, una tensione continua che questo lutto ha spezzato bruscamente, ricalibrando ogni scala di valori. Fonti vicine a Massine confermano che ha richiesto ai suoi produttori un congedo a tempo indeterminato, ritirandosi in un rifugio fuori città, dove il clamore dei clacson e le notifiche dei social lasciano il posto alla quiete domestica e al tempo lento della guarigione. Dal canto suo, Cenk Torun ha scelto un silenzio che brilla per eleganza. In altre circostanze, il suo nome sarebbe stato associato a nuovi contratti o a pettegolezzi sentimentali. Stavolta, la sua immagine è legata esclusivamente alla lealtà e a un affetto che non cerca platee. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun post autocelebrativo. Ed è precisamente questa discrezione a rendere il suo gesto inestimabile. Sui social, i messaggi di gratitudine si sono moltiplicati. Il vero amore si riconosce nel fuoco del dolore, scrive qualcuno. La presenza vale più di 1000 parole, commenta qualcun altro. Cenk, spogliatosi dell'aura da star, si è mostrato come un uomo d'integrità, capace di ascoltare anche quando tra due persone passa solo il silenzio. Dalle stanze più intime del cerchio di Massine arrivano echi di un isolamento volontario necessario. Ella ha ridotto al minimo i contatti con l'esterno, aprendo la porta solo alla famiglia, a pochi intimi e a chi, come Cenk, sa bussare con garbo. Le telefonate di cordoglio degli altri volti noti, seppur gradite, trovano un uscio socchiuso. Non è distanza, è il bisogno di respirare senza il peso delle aspettative altrui. Sappiamo però che Cenk rimane lì, anche quando non lo si vede, con messaggi che arrivano come carezze nel buio, con brevi chiamate che non disturbano, ripetendo instancabilmente la stessa, fondamentale promessa: non sei sola. Questo evento lascerà cicatrici profonde, e la comunità di gossip alla turca lo ha percepito chiaramente. Sono nate catene di preghiera virtuali e piccoli gesti di luce condivisa per alleggerire, per quanto possibile, il fardello che l'attrice porta sulle spalle. L'industria cinematografica attende il suo ritorno con una pazienza inconsueta, e su un punto concordano tutti: non c'è fretta. La pace interiore, la salute mentale e il diritto di vivere il proprio lutto senza trasformarlo in uno spettacolo sono ora gli unici orizzonti che contano. Resta impressa nella memoria un'immagine che definirà questi giorni: Cenk Torun che sorregge una Massine Merabet rigata dalle lacrime, non per mettersi in mostra, ma per essere realmente il suo sostegno. Un fotogramma che testimonia una verità spesso dimenticata: quando i riflettori si spengono, l'umanità e l'empatia sono gli unici veri protagonisti. Nelle prove più dure, impariamo a conoscere coloro che ammiriamo non per ciò che dicono, ma per come sanno restare. I giorni successivi al funerale sono stati scanditi da una lentezza necessaria, fatta di visite brevi e mattine in cui il mondo sembra troppo vasto per essere affrontato. Eppure, in questa quiete, qualcosa si sta ricomponendo. Cenk ha continuato a proteggere i margini della vita quotidiana di Massine, occupandosi di quelle incombenze che nessuno vede. La spesa fatta all'alba per evitare sguardi indiscreti, il telefono messo in modalità silenziosa, un caffè lasciato vicino alla finestra dove la luce è più dolce. Gesti che non fanno notizia, ma che sanno di casa. I progetti futuri che la vedevano protagonista rimangono in un limbo rispettoso. Contratti, sceneggiature e date prestabilite sono ora un patto non scritto tra la produzione e il cuore dell'attrice. Chi le è vicino ha capito che il ritorno non potrà essere un semplice rientro, ma dovrà essere una rinascita, e la rinascita non può essere forzata. Cenk la accompagna in questo percorso, senza spingere, senza tirare. I fan non contano i giorni, ma accendono candele digitali, scrivono messaggi che non pretendono risposta, condividono frammenti di vecchie interviste dove la risata di Massine riempiva la stanza. Ti aspettiamo, prenditi tutto il tempo, noi siamo qui. Queste sono le parole più lette. Cenk, dal canto suo, ha adottato una postura rara, quella di chi non vuole prendersi il centro della scena.
Nessun commento per riempire il vuoto, nessuna frase fatta. Chi lo conosce dice che talvolta basta il suono delle chiavi lasciate sul mobile all'ingresso per farle capire che lui è tornato e che, per un attimo, tutto andrà un po' meglio. È la grammatica silenziosa delle cose che aiutano. Sappiamo che, quando sarà il momento, Massine tornerà sul set con uno sguardo nuovo, non più la velocità che divora i giorni, ma un tempo più rotondo e consapevole. E sarà anche grazie a chi l'ha amata senza chiedere nulla in cambio. Siamo giunti al termine di questo delicato racconto qui su Gossip alla turca. La storia di Massine e Cenk ci ricorda che, dietro ogni personaggio che amiamo, batte un cuore vulnerabile che merita rispetto e tempo. Se questa narrazione vi ha toccato e se credete che l'empatia debba essere il valore cardine del nostro racconto, vi invitiamo ancora una volta a sostenerci. Iscrivetevi, attivate la campanella e, se potete, fate un passo ulteriore verso di noi cliccando sul tasto Unisciti per accedere ai contenuti esclusivi e supportare la nostra missione di cronisti dell'anima. Quale altro volto del cinema turco vorreste vedere raccontato sotto questa luce così umana e profonda? Scrivetecelo nei commenti, la vostra voce è ciò che rende grande Gossip alla turca. Grazie per essere stati con noi, per il vostro calore e per la vostra incredibile umanità. Ci vediamo prestissimo, con la cura e la dedizione di sempre. Restate con noi.